Immagina una fabbrica capace di trasformare un fiore fragile in migliaia di litri di olio cristallino al giorno. Ora pensa a questo. Da ogni tonnellata di semi di girasole solo una piccola frazione diventa olio. Eppure la produzione mondiale supera milioni di litri all'anno. Sì, hai sentito bene, milioni di litri all'anno. Come può qualcosa di così piccolo e leggero muovere un'industria così enorme? Oggi scoprirai l'ingegneria nascosta dietro ogni goccia di olio di girasole. E prima di continuare, benvenuti su Fabbriche in Curiosità. Qui apriamo le porte delle industrie e mostriamo che cosa accade davvero dietro processi che sembrano semplici, ma nascondono tecnologie affascinanti. Quindi preparati. Ciò che stai per vedere cambierà completamente il modo in cui guardiamo qualcosa di così comune nella vita quotidiana. E prima di immergerci in questo processo impressionante, un dettaglio curioso. Nel nostro ultimo episodio, dedicato all'olio di colza, abbiamo mostrato come un piccolo seme possa racchiudere un intero mondo di tecnologia. Ma il girasole? Il girasole custodisce segreti completamente diversi e molto più sorprendenti. Dalla raccolta ai serbatoi di estrazione, passando per macchine che frantumano centinaia di chili al minuto, vedrai perché produrre olio è quasi come scolpire un cristallo liquido. Quindi preparati, perché questo video illuminerà un processo che non avresti mai immaginato. E prima della prossima fase, approfittane per iscriverti qui al canale Fabbriche in Curiosità. E dimmi, quale altro tipo di olio che compriamo al supermercato pensi nasconda il processo più inaspettato di tutti? L'olio di girasole comincia molto prima della fabbrica. Nasce nei campi, in coltivazioni che sembrano mari gialli mossi dal vento. Ogni fiore funziona come una piccola centrale naturale, producendo semi ricchi di olio, ma il percorso fino al chicco perfetto è molto più rigoroso di quanto la maggior parte immagini. Per cominciare, esiste una differenza enorme tra il girasole usato per ottenere l'olio e quello che trovi nelle bustine di semi tostati. Le varietà destinate all'industria hanno meno buccia, più parte interna e un contenuto di olio molto più alto. E questa differenza genetica cambia già completamente il futuro del seme dentro la fabbrica. Anche la coltivazione segue un calendario chirurgico. Gli agricoltori monitorano il terreno, la temperatura e persino la direzione del vento per decidere il momento ideale per seminare. Il girasole ha bisogno di luce abbondante, umidità moderata e un terreno capace di drenare bene senza asciugarsi troppo in fretta. Tutto questo garantisce un seme più pieno, con una resa elevata al momento dell'estrazione. E c'è di più. Il girasole, da giovane, si orienta durante il giorno seguendo il sole, e proprio da qui nasce il suo nome. Questo gli permette di assorbire energia in modo impressionante, generando semi più uniformi. Pochi sanno che questo comportamento, chiamato eliotropismo, influenza direttamente la qualità del raccolto. Quando arriva il momento giusto, enormi mietitrebbie entrano in azione. Tagliano i capolini ormai secchi dei fiori ed estraggono i semi con un movimento continuo. È quasi ipnotico. Tonnellate di semi che vengono liberate ogni minuto, cadendo in grandi vani metallici. Da lì i camion trasportano tutto verso i magazzini di prelavorazione, dove il seme comincia il suo vero viaggio industriale. Ma prima che qualsiasi macchina gigantesca frantumi o pressi il girasole, bisogna pulire, asciugare e selezionare ogni piccolo chicco. La prima fase è la pulizia. Correnti d'aria, vagli vibranti e magneti industriali rimuovono foglie, pezzetti di stelo, polvere e persino piccoli frammenti metallici che possono essere arrivati dalla raccolta stessa. Poi arriva l'essiccazione. I semi arrivano con un'umidità variabile e questo è un problema. Se sono troppo umidi possono ammuffire, se sono troppo secchi si spezzano facilmente e compromettono la resa. Per questo passano attraverso grandi tunnel riscaldati che riducono l'umidità fino a livelli specifici.
È come preparare la materia prima per un processo delicato. L'equilibrio dell'acqua dentro ogni seme interferisce direttamente con la quantità di olio che verrà estratta. Quando i semi iniziano a raggiungere lo standard ideale, entrano in una fase impressionante, la selezione per densità. Qui macchine con flussi d'aria controllati fanno fluttuare i semi più leggeri, mentre quelli più pesanti proseguono. I più leggeri, di solito vuoti o poco nutrienti, vengono scartati. I più pesanti, veri serbatoi naturali di olio, avanzano verso la fase successiva. È una classificazione così precisa che molte fabbriche riescono a prevedere quanto olio verrà estratto ancora prima di iniziare la frantumazione. Questo processo sfata un mito comune. Molti credono che tutti i semi di girasole siano uguali. In realtà, all'interno di un intero raccolto, solo una parte si trasforma in olio di alta qualità. Il resto diventa mangime, biomassa o sottoprodotti industriali. E questo controllo rigoroso è essenziale, perché la fabbrica ha bisogno di semi costanti per mantenere stabile la resa. Se un carico arriva con troppe variazioni, tutto il processo, temperatura, pressione e velocità delle presse, deve essere ricalibrato. Dopo aver attraversato tutta questa selezione naturale, i semi vengono conservati in silos giganteschi, dove attendono il momento di entrare nel cuore della fabbrica. Ed è qui che emerge una grande curiosità. Anche dopo essere stati puliti e classificati, i semi continuano a sprigionare calore al loro interno, a causa dell'attività biologica residua. Per questo, ventilatori industriali lavorano senza sosta per evitare che grandi quantità si riscaldino troppo e perdano qualità prima della pressatura. È un dettaglio che passa inosservato, ma che decide se l'olio finale sarà chiaro e puro oppure scuro, e dal sapore sgradevole. A ogni fase di questo processo iniziale, il seme si avvicina sempre di più al momento in cui libererà il suo olio. Ora è pulito, asciutto, separato per densità e conservato in condizioni ideali. Il prossimo passaggio è brutale e affascinante. Trasformare chicchi duri in una massa calda e oleosa, pronta per essere pressata. Ma prima di entrare nell'area di frantumazione, rispondimi a una cosa. Immaginavi davvero che esistessero così tante fasi ancora prima dell'inizio dell'estrazione? Seguimi, perché ciò che arriva adesso rivela il momento più drammatico della produzione, dove macchine colossali spremono letteralmente milioni di semi alla ricerca di ogni singola goccia possibile. Ora entriamo nel cuore della fabbrica, dove il seme di girasole smette di essere soltanto un chicco duro e comincia a diventare olio. È qui che macchine enormi, rumorose e precise lavorano come mulini di energia, trasformando tonnellate di semi in una pasta calda e lucente. Tutto comincia con la prima frantumazione. Rulli d'acciaio comprimono ogni seme fino a romperlo completamente. L'obiettivo non è ancora estrarre l'olio, ma aprire la strada affinché calore e pressione agiscano in modo molto più efficiente. Dopo questa frantumazione primaria arriva la fase che molti considerano il battesimo della materia prima, la cottura. Grandi cilindri riscaldati, chiamati condizionatori, ruotano continuamente mentre i semi macinati li attraversano. La temperatura sale in modo controllato per rompere le strutture interne del seme e liberare l'olio rimasto intrappolato lì dentro. Ed ecco una curiosità quasi poetica. Più la temperatura dentro quel cilindro è uniforme, più l'olio finale sarà chiaro e puro. È un dettaglio così importante che i sensori monitorano questa variazione secondo dopo secondo. Quando la massa è calda e omogenea, prosegue verso la protagonista della fabbrica, la pressa continua. Immagina un gigantesco verme metallico che gira dentro un tubo stretto. Man mano che la massa avanza, lo spazio si restringe e la pressione sale fino a livelli estremi. Il risultato? L'olio comincia a colare attraverso le fessure, mentre il residuo solido, il famoso panello di girasole, viene spinto verso l'esterno. Questo panello, tra l'altro, ha un alto valore nutritivo e diventa mangime per animali. Nulla viene sprecato.
E c'è un dettaglio interessante. Alcune presse riescono a estrarre fino al 70% dell'olio totale già in questa prima fase meccanica. Ma non è ancora finita. Anche dopo la pressatura, una buona parte dell'olio resta intrappolata nel panello ed è qui che entra in gioco il processo chimico. Semplice da spiegare, ma impressionante da vedere. Le fabbriche utilizzano un solvente chiamato esano, capace di strappare l'olio rimasto all'interno delle fibre. Tutto avviene in grandi ambienti chiusi, dove il panello viene bagnato dal solvente. Poi questa miscela passa attraverso una fase di evaporazione che separa l'esano dall'olio puro. È così efficiente che la resa totale può arrivare a un impressionante 98%. E se ti stai chiedendo perché l'olio di girasole non esca con un odore forte o un colore scuro, la risposta si trova in una fase chiamata degommaggio. Qui l'olio grezzo viene riscaldato e miscelato con acqua per separare le gomme naturali che rendono il liquido torbido. È in questo momento che l'olio comincia ad assumere quell'aspetto dorato che riconosci sugli scaffali del supermercato. Tutto questo processo viene monitorato in tempo reale da sensori e pannelli digitali. Qualsiasi variazione di pressione, temperatura o fluidità può indicare che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. In alcune fabbriche gli operatori riescono a individuare i problemi soltanto ascoltando la vibrazione della pressa, una sorta di udito industriale allenato nel corso degli anni. Ora, dimmi una cosa, quale parte di questo processo ti ha colpito di più finora? Approfittane e lascia la tua opinione nei commenti e dimmi anche da quale città o regione ci stai guardando. Questo aiuta moltissimo Fabbriche con Curiosità a capire fin dove sta viaggiando il nostro contenuto. E adesso entriamo nella raffinazione, dove l'olio grezzo acquista colore, aroma e una purezza impeccabile prima di arrivare nella bottiglia che hai in cucina. L'olio che esce dalla fase di estrazione è ancora lontano da quel liquido dorato e trasparente che vedi sullo scaffale. Arriva nel reparto di raffinazione carico di impurità microscopiche, particelle solide, pigmenti naturali e persino odori provenienti dalla pressatura. È qui che la fabbrica entra in modalità precisione assoluta, quasi come se stesse cesellando un metallo prezioso. Serbatoi giganteschi, tubazioni lucenti e controlli digitali formano un ambiente in cui ogni millilitro di olio viene purificato con un'efficienza quasi chirurgica. La prima fase di questa lucidatura industriale è la neutralizzazione. L'olio grezzo contiene acidi grassi liberi che possono rendere il sapore sgradevole o accorciarne la durata. Per questo viene miscelato con una soluzione alcalina delicata che reagisce con questi acidi e forma piccole particelle solide. Queste particelle vengono rimosse tramite centrifugazione, lasciando l'olio più stabile e con un sapore molto più gradevole. È un processo che sembra semplice, ma richiede attenzione totale. Se la quantità di reagente supera il punto giusto, l'olio perde resa. Se è insufficiente, il sapore finale viene compromesso. Dopo questo arriva il decoloramento, una delle fasi più d'impatto visivo della linea di produzione. L'olio passa attraverso grandi serbatoi pieni di un tipo speciale di argilla attivata, capace di catturare pigmenti scuri, tracce di metalli e odori indesiderati. È quasi come se l'argilla funzionasse da gigantesco filtro minerale. Quando tutto attraversa il filtro, l'olio esce con un colore dorato molto più uniforme. A proposito, una curiosità sorprendente. Anche quando l'olio sembra trasparente dentro il serbatoio, la sua vera colorazione si percepisce solo quando viene illuminato in strati molto sottili. Per questo i laboratori usano tubi stretti per valutare la tonalità. E arriviamo così alla fase che definisce l'aroma neutro così caratteristico dell'olio di girasole, la deodorazione. Qui l'olio viene riscaldato a temperature estremamente elevate, mentre un flusso di vapore trascina via i composti volatili responsabili di odori e sapori intensi. È un momento critico, perché il calore eccessivo può ossidare l'olio. Per questo, tutta l'operazione avviene in camere sottovuoto, un ambiente controllato che permette alte temperature senza compromettere la qualità.
Il risultato è un liquido puro, stabile e dal sapore neutro, perfetto per friggere o per l'uso quotidiano in cucina. Con l'olio ormai raffinato, la fabbrica passa alla fase più ipnotica di tutta la produzione, l'imbottigliamento. Linee robotizzate trasformano bottiglie vuote in file perfettamente allineate, che avanzano come se stessero marciando. I sensori rilevano qualsiasi bottiglia deformata e la rimuovono automaticamente dal flusso. L'olio scende con precisione millimetrica in ogni contenitore, mentre i tappi vengono avvitati ad altissima velocità. Le fabbriche moderne riescono a imbottigliare centinaia di bottiglie al minuto e ciò che sembra caos a chi lo vede per la prima volta è, in realtà, un balletto industriale estremamente coordinato. E visto che la linea di produzione sta andando a un ritmo folle, dai un'occhiata qui sotto e lascia il tuo like, così aiuti Fabbriche & Curiosità a raggiungere ancora più curiosi che amano scoprire come funziona davvero il mondo dietro le macchine. E ora che abbiamo un olio dorato, pulito e imbottigliato, manca un ultimo passaggio essenziale prima che arrivi a casa tua: la distribuzione, piena di curiosità e impatti globali. Con l'olio raffinato, imbottigliato e pronto per il consumo, comincia un viaggio complesso quanto le fasi dentro la fabbrica. La distribuzione dell'olio di girasole muove una rete gigantesca di camion, centri logistici, navi cargo e scadenze serrate. Ogni bottiglia deve mantenere la sua integrità dall'imbottigliamento fino allo scaffale. E sembra semplice, ma coinvolge un'ingegneria logistica sorprendente. Le fabbriche lavorano con sistemi che monitorano temperatura, umidità e persino le vibrazioni durante il trasporto, perché qualsiasi cambiamento drastico può compromettere interi lotti. Una curiosità poco conosciuta è che l'olio di girasole è così valorizzato che alcuni paesi trattano la sua logistica come parte strategica dell'economia nazionale. In alcune regioni dell'Europa orientale, per esempio, il girasole ha lo stesso peso commerciale di cereali come grano e mais. In altri paesi, invece, l'esportazione del panello, quel residuo solido che rimane dopo l'estrazione, rappresenta una delle principali materie prime per l'alimentazione animale. In altre parole, praticamente tutto del girasole diventa un prodotto utile, rafforzando il suo ruolo economico nel mondo. E non finisce qui. L'olio di girasole ha anche un'importanza ambientale. I suoi semi e i suoi residui vengono ampiamente usati nella produzione di biodiesel, come alternativa per ridurre l'uso di combustibili fossili. In alcune fabbriche, caldaie moderne bruciano le stesse bucce del girasole per generare energia termica, creando un ciclo sostenibile che alimenta buona parte della produzione. È l'idea di economia circolare che funziona nella pratica, un sottoprodotto che alimenta il processo da cui è nato. Un altro fatto sorprendente è che l'olio di girasole può raccontare storie sul terreno in cui è stato prodotto. I ricercatori riescono a identificare tracce chimiche specifiche che rivelano caratteristiche del clima e persino della fertilità di certe regioni. Questo fa sì che alcuni oli premium abbiano certificazioni di origine, simili a ciò che accade con i vini e con i caffè speciali. Non è soltanto cibo, è scienza, geografia e tecnologia imbottigliate in un prodotto quotidiano. E dopo tutto questo viaggio, dal campo al laboratorio, dalla frantumazione all'imbottigliamento, arriviamo al momento finale. L'olio arriva sugli scaffali dei supermercati, nelle botteghe alimentari, nelle cucine industriali e nelle case di tutto il mondo. È un ciclo enorme, spesso invisibile, ma che sostiene una parte essenziale della nostra alimentazione moderna. E ora che conosci questo processo dall'interno, forse non guarderai mai più una bottiglia d'olio nello stesso modo. Prima di concludere, voglio sapere,
qual è stata la parte più inaspettata di questo viaggio per te? Raccontamelo qui nei commenti. Che cosa ti ha sorpreso di più? E naturalmente, se non sei ancora iscritto a Fabbriche in Curiosità, approfittane adesso per unirti al canale e continuare a esplorare l'universo nascosto delle industrie. Sta arrivando ancora tantissimo che non vorrai perderti. E se pensi di aver già visto tutto, allora, non immagini la fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro ultimo episodio. Sta già apparendo lì sul tuo schermo? Clicca e vieni con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbriche in Curiosità. Un grande abbraccio, ti aspetto lì!